Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories, io sono Leo. Oggi sono qui per farvi vedere come faccio questo tè, che è un tè appunto coreano, di origini coreane, che poi insomma viene utilizzato tanto anche in Cina e in Giappone, e viene fatto tramite questo frutto meraviglioso che appunto si chiama yuzu. Naturalmente questo tipo di tè non è essenziale che sia fatto con lo yuzu, ma viene buono anche con tante altre varietà di agrumi, ecco. Quindi si può fare con i kumquat, si può fare con il limone, si può fare con il lime, si può fare con il bergamotto, con il cedro, insomma. Io ho provato diversi tipi di agrumi e devo dirvi che i risultati sono sempre molto molto buoni. Che dire però, farlo con lo yuzu sicuramente è uno dei migliori agrumi per farlo e senza dubbio è perfetto per questo tipo di ricetta. Però mi immagino che non tutti abbiano a disposizione questo frutto e di conseguenza comunque vi si apre una stragrande maggioranza di agrumi con cui appunto potete farlo senza appunto lo yuzu. Anche se comunque se avete lo yuzu, insomma fidatevi e utilizzate quello per fare questo tipo di ricetta. Il nome originale di questo tè è Yujacha Tea perché appunto è un tè di origine coreana, perché appunto lo yuzu sia in Corea che in Cina viene chiamato yuja e non yuzu come in Giappone appunto, e appunto il nome è stato coniato in questo modo chiamandolo Yujacha Tea. E io lo chiamo semplicemente Yuzu Tea, però ecco, mi sembrava giusto anche raccontarvi questa cosa in modo da spiegarvi il perché e come è nato soprattutto questo tè. Questo tipo di tè è molto semplice da fare, è semplicemente l'unione tra due ingredienti, ovvero l'unione tra lo yuzu o un altro agrume con dello zucchero oppure del miele. Comunque, a parte questo, per iniziare a fare questo tipo di tè è essenziale naturalmente andare a lavare molto bene gli agrumi. Una volta lavati, naturalmente dobbiamo cercare di asciugarli nel miglior modo possibile, anzi, se è possibile, lasciateli magari su uno strofinaccio in modo da farli asciugare per diciamo una decina di minuti per far proprio asciugare completamente tutta l'acqua che ha sulla buccia, perché questa è una cosa molto importante per la conservazione. Se noi manteniamo l'acqua nella buccia, dopo nella conservazione potrebbe avere qualche problema, mentre se noi asciughiamo completamente il frutto, dopo sicuramente avremo dei grossi vantaggi a livello di conservazione. Una volta asciugato bene il frutto lo taglio a metà e poi lo taglio a julienne in modo da fare queste piccole listarelle non troppo fini. Questo è molto importante secondo me, perché comunque nel tè si deve sentire un po' di consistenza appunto dell'agrume, dello yuzu. Se avete agrumi magari con la buccia un po' più tosta e quindi con bisogno di farla più fine, allora a quel punto la potete fare più fine. La buccia dello yuzu è talmente morbida che anche se la fate più spessa non ci sono problemi, ecco, si sfalderà comunque. Una volta tagliata a julienne, la cosa importante, specialmente nello yuzu, è eliminare tutti i semi in eccesso, perché comunque darebbero soltanto noia nel tè, quindi è meglio sempre eliminarli. Se utilizzate magari dei limoni o altri agrumi che hanno dei semi, cercate sempre comunque di eliminare tutti i semi che escono fuori, ecco, perché almeno quando andate a mangiare e a bere il tè, perché questo è un tè che si mangia anche perché comunque ci sono dei pezzi dentro da mangiare, risulterà tutto migliore senza avere semi da eliminare successivamente, ecco. La cosa bella ragazzi di questa ricetta è che voi non dovete avere per forza una quantità precisa, il fatto è che voi potete fare la quantità che vi pare, ecco. Nel mio caso ho preso una quantità così un po' a caso di yuzu, li ho tagliati e adesso la cosa fondamentale è andare a pesare la quantità che appunto abbiamo tagliato, eliminando i semi naturalmente. Una volta pesata la quantità dovete semplicemente aggiungere la stessa quantità o di zucchero o di miele. Scegliete voi quale delle due utilizzare. Io utilizzo il miele agli agrumi perché insomma secondo me è perfetto per fare questo tipo di ricetta. Se avete altri tipi di miele tipo di acacia, quello di castagno secondo me è da escludere perché comunque ha dei sapori molto forti che
forse con gli agrumi non ci stanno molto bene, andrebbero un po' a coprire il loro profumo e il loro sapore. Di conseguenza vi consiglio di utilizzare miele millefiori di acacia, no? Mieli abbastanza neutri, oppure insomma, come vi ho detto, un miele agli agrumi va benissimo, perché naturalmente rimaniamo in tema. Una volta pesato o lo zucchero e il miele, andiamo a metterlo insieme allo yuzu e lo giriamo, lo rimescoliamo in modo da far passare lo zucchero o il miele un po' ovunque, in modo che lo yuzu sia completamente ricoperto e cominci la macerazione, cominci a estrarre tutti i sapori, i profumi, no? E va lasciato così, con magari una pellicola sopra, per un po' di tempo, diciamo lasciamolo lì una ventina di minuti, in modo che il tutto maceri e lo zucchero o il miele riesca a tirare fuori un po' tutti i sapori che appunto ha lo yuzu o, come vi ho detto, un altro agrume. Un'altra parte fondamentale di questo preparato è che naturalmente dobbiamo metterlo in un barattolo, in un contenitore che appunto lo vada a conservare nel tempo. È importantissimo sterilizzare bene anche il contenitore. Come sempre, quando si va a conservare un qualcosa all'interno di un barattolo, cerchiamo sempre di sterilizzare in modo perfetto. Io non vi faccio vedere come si fa, come sempre vi lascio qui sotto in descrizione il link al Ministero della Salute, dove vi spiega appunto perfettamente come si fa a sterilizzare un barattolo. Io non mi assumo la responsabilità di farvelo vedere. Prima di andare però a mettere il composto nel barattolo, abbiamo bisogno di trovare un barattolo che abbia una chiusura ermetica, che appunto non faccia passare aria. Questo è molto importante, perché quando si va a conservarlo poi in frigo, il composto ha talmente tanta quantità di zucchero e miele che andrebbe ad attirare tantissima acqua, tantissima umidità, e questo naturalmente non va bene, perché poi andrebbe ad assorbire anche un po' tutti i sapori del frigo, i profumi del frigo, e questo insomma non è il massimo, con tutti gli odori del frigo che vanno all'interno del composto. Quindi per avere un prodotto sempre al top è meglio avere un barattolo ermetico che non faccia passare niente e che naturalmente mantenga il prodotto come quando insomma l'abbiamo fatto. Il frigo è la soluzione migliore per conservarlo. Io l'ho sempre conservato lì e mi sono sempre trovato benissimo, però se voi non volete conservarlo in frigo, assicuratevi di metterlo in cantina, magari in un posto dove c'è comunque tanto fresco sempre e che non ci siano grossi sbalzi di temperatura, perché altrimenti, se comincia magari a esserci un po' di caldo, comincia poi a fermentare, e questo non è proprio il massimo della vita, anche se comunque dopo lo andiamo a mettere con l'acqua bollente, non è proprio il top. Quindi cercate sempre di conservarlo al meglio, in modo da non avere mai problemi. Una volta messo l'acqua, si mescola per circa una trentina di secondi per disciogliere bene lo zucchero o il miele, e si lascia riposare per circa un minuto, in modo che comunque lo yuzu, o insomma, come vi ho detto, qualsiasi altro agrume, cominci a rilasciare un po' del loro profumo nell'acqua, e in questo modo riusciamo poi a godere appieno di tutti i sapori di questo tè. Però secondo me, per farlo perfetto, vi conviene mettere l'acqua a una temperatura leggermente più bassa, sugli 80-85 gradi. Naturalmente, oltre al consumo singolo, si possono fare anche delle caraffe, in modo da utilizzare questo tè come una bibita vera e propria, magari per un pranzo o per una cena, no? Il procedimento è essenzialmente lo stesso, basta naturalmente fare un po' di calcoli, mettete qualche cucchiaio in più e aggiungete delle tazze d'acqua, in modo da arrivare a un composto che vi soddisfi. Poi basta naturalmente assaggiarlo, e se magari manca un po' di sapore, aggiungiamo un altro po' di composto. Comunque ragazzi, come vi ho detto, questo è un tè che potete utilizzare sempre, anche in estate potete utilizzarlo. Secondo me magari freddo è fantastico. Devo dirvi che non solo con lo yuzu viene buono, secondo me con il kumquat, ma anche con il limone, con il lime, con il bergamotto, sono tutti agrumi con cui questo tè potrebbe venire bene. Naturalmente la versione tradizionale, la sappiamo, è fatta con lo yuzu, però devo dirvi che è una ricetta che si può estendere a tanti agrumi.
e questo fa di questa ricetta una ricetta secondo me molto molto buona, che ho voluto proporvi qui sul canale perché secondo me è interessante soprattutto per tutti voi che magari vivete non per forza al sud, ma essenzialmente chi vive al sud ha più possibilità di avere magari degli agrumi in terra, delle piante di agrumi particolari, arance, limoni, eccetera, eccetera, che con questa ricetta magari potete farci un qualcosa di differente che magari può piacere tanto. Quindi ho preferito farvi vedere anch'io, visto che quest'anno c'avevo a disposizione degli yuzu, come faccio questa ricetta, che è appunto una ricetta tradizionale molto molto semplice, come avete visto, insomma basta unire 2 ingredienti e insomma le difficoltà sono veramente bassissime, e però ecco, il risultato è talmente tanto buono che non potevo non condividerla con voi. E quindi niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra. Poi naturalmente ragazzi, se non siete ancora iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi al canale e naturalmente attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti che carico. Carico davvero tanti tipi di contenuti, tutti inerenti al food, dalla cucina all'orto ai viaggi, insomma tutto quello che gira intorno al cibo lo trovate qui su Food Stories. Poi ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, compreso Telegram, dove appunto potete mandarmi foto, video, messaggi, insomma un po' di tutto, basta naturalmente siano tutti inerenti al food. E noi ragazzi come sempre ci si vede a un prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi.